Ciao a tutti, sono Davide. Allora, oggi la terza parte del video del prosciutto fatto in casa. Quindi è tornato Stefano Caselli, che è il conduttore del programma Buone Cose, e in questa puntata faremo vedere la terza fase, che è la fase della sugnatura. Quindi vi lascio il video, buona visione. Mi raccomando, se il video vi piace, mettete un mi piace e lasciate un commento sotto. Va bene, buona visione. Bene, la via Romea Nonantolana, con il nostro cammino abbiamo iniziato questa puntata di Buone Cose, poi abbiamo fatto visita alla consorteria dell'aceto balsamico tradizionale di Modena a Spilamberto, appunto, e insieme al gran maestro Maurizio Fini abbiamo raccontato un po' di miti, di leggende, di tradizioni legate appunto a questo vero e proprio tesoro. E adesso un altro tesoro che stiamo curando e coccolando già da qualche mese, il nostro prosciutto mio e di Davide Fantinati. benvenuti nella tua cucina. Davide. Benvenuti a voi, grazie per essere tornati e come di consueto, ciao, sono Davide. Benissimo, allora, visto che il gran maestro Maurizio Fini ha detto che si donano le cose con il cuore, vedi, l'avevo messo in tasca, quindi questo è il frutto della mia batteria e insomma, non è tanto grande perché ne ho una, so che tu Davide ne hai di più di queste cose preziose, e questo è aceto balsamico tradizionalmente familiare, ok? Perfetto. Fammi poi sapere. Va bene, lo sento con un po' da solo, con calma, con il cucchiaio, ok? Poi ti perfetto. faccio sapere. Ottimo, grazie mille. Perfetto. No, sono i regali che si fanno con Certo, il cuore, ti no? ringrazio Tra tantissimo. amici e tutto il resto, ci tenevo. Allora, il nostro prosciutto, a che punto siamo arrivati? Siamo arrivati al punto che sono passati 90 giorni da quando l'abbiamo toccato l'ultima volta, diciamo. Ok. E adesso è il momento di andare a proteggere la muscolatura scoperta dalla cotenna, diciamo, con la sugna. Sì, perché facciamo un passo ancora più indietro. Noi siamo partiti per raccontarvi la storia del nostro prosciutto da una coscia appena preparata, da una coscia fresca. Abbiamo rifilato la coscia, Certo. e poi abbiamo fatto le operazioni di salatura per iniziare la conservazione di questo prodotto e per farlo prosciugare, visto che si chiama prosciutto, prosciugare dall'acqua, dai liquidi che ci sono all'interno. Dopo 90 giorni la situazione è questa, allora, cioè il sale già lo abbiamo tolto, lo abbiamo già lavato dalla prima protezione, lui è diventato un pochino più sodo. E poi ha cambiato colore, se ci ha Certo, fatto sì, caso. sì, è vero, è vero. E questo è bene, perché vuol dire che stiamo procedendo veramente bene. E adesso, come vedete, la parte muscolosa, che è questa qua, la parte che non ha la cotenna, è scoperta, Certo. e inizia a seccarsi. Per evitare che si secchi troppo e diventi dura come una pietra, andiamo a ricoprirla con la sugna. Che cos'è la sugna? No, tra l'altro, insomma, si nota bene qui che si è proprio prosciugato, perché c'è lo spazio, no? Tra la cotenna e il muscolo, e proprio dà l'idea del mi sono asciugato. Sì, esatto, si ritira, infatti c'è il calo peso anche. È vero. E la sugna, che cos'è la sugna? Allora, la sugna non è altro che grasso surrenale, che è il grasso che si trova attorno ai reni, quel grasso che comunque non viene utilizzato per fare i salami, che viene sciolto. Io lo metto in un tegamino, lo sciolgo, diventa proprio liquido. Una volta che si raffredda un pochettino, viene aggiunto della farina di riso per mantenere sempre il discorso del gluten free, ok? E poi viene aggiunto sale e pepe, se piace, mescolato fino a creare questa pasta che sembra pongo. È vero, sì, perché questa pasta andrà a mantenere morbida la carne e a proteggerlo magari anche comunque dalla contaminazione di vari insetti o qualche cosa che ci può finire sopra. Ok, come si procede allora? Allora, come vedete, si è seccato parecchio qua davanti e ha iniziato un po' a fare un po' un colore bianco. Andiamo a rifilarlo con il coltello e poi dopo, una volta che ho pareggiato un pochettino il prosciutto, lo vado a sugnare. Certamente. Questa è una operazione tradizionale che si svolge, quella della sugnatura, logicamente in tutti i prosciuttifici. Ecco, già qualche settimana dall'inizio dell'anno nuovo è trascorsa,
però insomma siamo nei tempi della stagionatura tradizionale del prosciutto. Certo. Oggi nei grandi stabilimenti si lavora la coscia del maiale tutti i giorni praticamente, e noi stiamo cercando di seguire la stagionalità con questo nostro prosciutto fatto in casa, che ci sta dando davvero parecchie soddisfazioni, già Sì. adesso, perché adesso a casa no, ma un pochino di profumo si sente. Lì ancora... Qua Sì, abbiamo il colore che si inizia a vedere, certo, il colore del prosciutto. color prosciutto quello. Il colore. Vuol dire che stiamo andando piuttosto bene con quello che abbiamo fatto, insomma, Ok. ecco, fino adesso. Dove lo abbiamo tenuto questo prosciutto durante la fase d'asciugatura? Nella mia cantina l'ho Sì. tenuto. È stato lì per 90 giorni, la temperatura è ideale perché non è né troppo freddo né troppo caldo, quindi 12 gradi per la fase di asciugatura per me sono andati bene. Un locale abbastanza areato, Sì. dove potesse proprio circolare l'aria, perché ha proprio bisogno di questo cambio d'aria frequente. Per la stagionatura cambierà un pochettino la temperatura, perché andremo a metterlo in un locale un pochettino, andiamo a metterlo più o meno sui 16 gradi Ok, di quindi un po' più stagionatura. alta la... Diciamo in inverno ha bisogno di 16 gradi, Sì. d'estate 20 gradi, Ah, 20-21 gradi, perché poi dopo il prosciutto durante la stagionatura ha bisogno di sudare, sì. quindi che faccia proprio, che diventi lucido, che sudi, e alla sera che fa più fresco che si torni ad asciugare, ok? Ok. Deve fare proprio questa cosa qua, e serve proprio per la stagionatura, Benissimo. ok? Siamo Niente. pronti? Possiamo Sì, applicare la nostra sugna certo. allora a questo punto? Esatto, adesso questa qua si prende un pochettino alla volta, vedete com'è? Ah, È molto malleabile. certo. Se ne mette un velo, non tantissima, e si va proprio a spalmare col palmo della mano su tutta la parte. E quindi andiamo a coprire anche quello spazio vuoto che si era Certo. creato tra la cotenna Esatto. e la parte della muscolatura, in questo caso proprio per sigillare Esatto. la nostra parte più viva ancora di questo Sì. prosciutto. Ecco, vedete? Sì, sì. Non esagerare, specialmente anche nei prosciutti che magari si possono acquistare, dateci un'occhiata che non ce ne sia troppo, perché Vero, questa vero. qua pesa, eh. Fa parte della tara questa, diciamo, in un Sì. certo senso. No, no, è vero. E deve essere proprio sigillato tutto... Sì, la parte viva, diciamo, la parte muscolosa che è rimasta scoperta dalla cotenna, vuole proprio ricoperta da questa sugna. Ma come se la sono inventati sta storia della sugna? Questo qui è... Vabbè, sempre con la parte del grasso surrenale della serie del maiale, non buttiamo Non via assolutamente nulla Niente. e sfruttiamo tutto quanto. E poi noi siamo inventori, siamo italiani, Sì, sì. noi ci ingegniamo. No, Siamo- no, è vero, è vero. No, poi giustamente diceva anche prima il gran maestro Fini, parlando di aceto balsamico tradizionale, che i nostri nonni inventavano e poi quando si accorgevano che andava bene nasceva la tradizione, se no era sperimentazione, era l'innovazione che poteva andare bene o male, quello che di fatto succede anche oggi su scale diverse, magari per tipologie di prodotti, tra virgolette, anche più virtuali e meno concreti, come possono essere l'aceto balsamico, appunto, oppure il prosciutto. E quanto tempo, perché ci sono anche nei prosciuttifici, adesso stiamo mixando, no, un po' di immagini, ci sono anche i sugnatori proprio di professione che devono eseguire questo lavoro migliaia e migliaia di Esatto. volte se il prosciuttificio è grande. Come dicevo, io vado con calma anche per l'occasione, No, no, perché certo, è certo, giusto, per è far giusto vedere. anche far vedere, però sì, loro vanno a delle velocità vanno molto più veloci e ne fanno un bel po' anche al minuto, ecco. Ah, Poi questa fase qua è la più facile fase del prosciutto, sì, questa qua. ok. Però è molto importante andarla a coprire bene, perché potrebbero andarci degli insetti o potrebbe seccarsi troppo, ecco. Certamente, quindi insomma questa è la nostra protezione proprio. Ok, guarda. L'ultima parte Sì? che faccio, ne metto anche qua nello zampetto Ah, della sugna, proprio per andare a proteggere tutto il prosciutto. e questo è il nostro prosciutto praticamente anche già sugnato. Sognato, Bello, Quanto dovremo attendere a questo punto per poterlo assaggiare, gustare, capire, o per andare a inserire l'osso? Allora, l'osso si inserisce anche una volta al mese, Sì. per andare a sentire se tutto procede bene. Ok, Ce ne avevo uno qua, ma
No, ma quello lo facciamo più Lo avanti. facciamo più avanti, Lo facciamo più ok. avanti. Non ero preparato alla cosa. Quindi anche una volta al mese bisogna controllarlo, spesso Sì. comunque che vada tutto bene. E adesso un prosciutto di... Allora, il prosciutto ha un minimo di stagionatura di 10 mesi, Ah, 10-12 mesi, ok. che allora dopo si può iniziare a mangiare. Dipende anche dalla grandezza del prosciutto, dal peso e a quanto uno vuole arrivare di stagionatura. Comunque dai 10 ai 12 mesi si può già degustare, si può già Certo. tagliare. Se uno vuole andare avanti con la stagionatura si può andare fino a 30-36 mesi, ok? Sempre tenendo d'occhio con l'osso Sì. del cavallo proprio per sentire se tutto va bene, perché non ha senso se ha qualche odorino andare avanti troppo di stagionatura, piuttosto è meglio fermarsi prima. Ok. Ok? Quindi adesso per l'occasione, visto che siamo noi, io direi che questo qua lo tireremo circa 12 mesi, Certo. ok? Perché non è un prosciutto tanto grande, adesso sarà circa sugli 8,5 kg questo prosciutto qua, quindi in 12 mesi secondo me riusciamo a mangiare qualcosa di buono e così, come ti dicevo, alla fine possiamo anche sederci e mangiare 2 tigelle. Certo, no, perfetto. Crescentine, per carità, perché la tigella... Bacco. Allora, noi col prosciutto, ok, seguiremo ancora alcune fasi, ma di Sì. fatto ci rivedremo fra un anno, no? Sì, posso farti vedere dove lo tengo in stagionatura. Sì, certo, andare a vedere le operazioni per annusare Sì. appunto e capire se è tutto a posto. Infatti l'osso di cavallo l'ho nascosto per quello. Ok. Però insomma da qui a un anno ci vedremo ancora con Davide Fantinati, anche perché youtuber, influencer, stiamo veleggiando verso i 170.000 iscritti al canale YouTube e a noi piace seguire questa evoluzione. Poi insomma magari avremo tanti altri temi da affrontare nei prossimi 12 mesi per raccontare ancora le buone cose che Davide sa fare, sa preparare e sa appunto anche raccontarci. Grazie mille, per me si sente già il profumo, poi c'è l'aceto balsamico tradizionale di Dopo Modena, lo sentiamo. la forma di parmigiano lavorata qui alle nostre spalle, direi che siamo al top, non ci resta che fare una piccola pausa per voi che ci state seguendo da casa e darvi appuntamento tra poco ancora in Appennino, perché andremo a parlare di un progetto che riguarda le persone che abitano, vivono e lavorano e vogliono far crescere un territorio particolare che è quello del Frignano. Frignano Vivo si chiama questo progetto. Tra poco qui a Buone Cose, grazie Davide, Grazie a voi saluti di rito. Ciao, sono Davide e questo è il nostro prosciutto. Certamente, ottimo, è vero, esatto. Saluterà anche lui tra poco, ma giusto tra 12 mesi. State lì e voi, noi intanto continuiamo in attesa di proseguire a... Secondo me profuma già di prosciutto. Si sente, sì. Sì.